Sono stato avvelenato, ho il sapore della morte sulla lingua. Queste le ultime parole della vittima, Wolfgang Amadeus Mozart, di soli 35 anni. Si era spento verso l'una in una gelida notte di dicembre del 1791. Vienna era fetida, desolata e decadente. L'Austria era appena uscita da un'usurante guerra contro i turchi, una città sporca con i canali di scolo a cielo aperto. Vienna era un incubo epidemiologico. Lo streptococco imperversava nei bassifondi e i carretti carichi di corpi avanzavano lentamente cigolando nelle strade. È qui che si apre uno dei casi irrisolti più complessi della storia della musica. La letteratura medica ha identificato ben 140 possibili cause della morte di Mozart. Sul referto medico conservato a Vienna leggiamo febbre miliare accesa, che era il modo dei medici nel Settecento di dire «Non ne abbiamo la più pallida idea, se volete possiamo ricoprirlo di sanguisughe». Domattina sarete come nuovo o morto, ma l'importante è che lo sapremo. La cognata di Mozart ci racconta che il compositore credeva che qualcuno lo stesse avvelenando. Mozart sentiva continuamente un saporaccio in bocca. Un dettaglio che ha alimentato nei secoli teorie leggendarie, il malefico Salieri, il musicista rivale che lo avvelena, oppure i massoni che mettono a tacere un affiliato che aveva rivelato troppo. Complotti sulla storia della musica e dettagli raccapriccianti sulla medicina del Settecento. Bentornati sul mio canale. Restate fino alla fine e scopriremo uno dei più grandi misteri della storia. Chi o cosa ha ucciso Mozart? Negli ultimi istanti di vita, Mozart scrive il suo Requiem, la messa da morto. Praticamente se la scrive da solo. Mozart a letto imita i timpani con la bocca, pochi secondi prima di morire, e tutta la sua vita gli passa davanti. Suo padre, Leopold Mozart, era uno dei più famosi didatti d'Europa. Aveva pubblicato un celebre metodo per violino proprio nell'anno della nascita di Wolfgang. Poi, il miglior didatta d'Europa si era dedicato a un solo obiettivo: allevare il miglior musicista d'Europa. Mozart, a 5 anni, componeva questo. Avevano viaggiato per anni con il padre e Leopold aveva presentato Mozart a tutti i più grandi musicisti d'Europa. A Londra aveva appreso lo stile galante da Johann Christian Bach, uno dei figli di Bach, conosciuto al tempo come Erfio de Bach. Una volta è venuto Erfio de Bach. Ah, Christian. A Bologna aveva imparato il contrappunto rigoroso con il più grande teorico del tempo, padre Martini. A 8 anni Mozart compone la sua prima sinfonia. A 6 anni era stato ricevuto dall'imperatrice Maria Teresa e a 8 aveva dedicato il suo Opus 3 alla regina Carlotta d'Inghilterra. Mozart era imbattibile. Avete presente l'inizio iconico della terza sinfonia di Beethoven? Pensate che Mozart aveva già utilizzato un tema quasi identico all'inizio del suo Bastien und Bastienne, un'opera del 1768 che aveva scritto e diretto a soli 12 anni. Capite che Mozart era la classica persona di cui essere invidiosi. Antonio Salieri era il più potente compositore di Vienna e un collega di Mozart. Nel 1823, ormai anziano, malato e ricoverato con segni di demenza, pare abbia urlato di aver avvelenato Mozart. Le voci corsero per tutta Vienna e fu così che si diffuse la leggenda della rivalità. Secondo il mito fu Salieri l'assassino. Ed è per questo che è lui il primo sospettato della nostra indagine. Dov'è la dolce Salieri?
Non volevo che tu morissi, volevo solo distruggere il tuo talento e la tua gioia. Cara sorella. Estate 1788. Mozart è irrequieto. L'anno prima è morto suo padre. È sommerso dai debiti e continua a chiedere prestiti. Ma Mozart era un disadattato e sapeva fare una sola cosa nella vita. Era il miglior musicista del mondo. In meno di 9 settimane compone 3 sinfonie, la 39, la 40 e la 41. Probabilmente intendeva eseguirle in alcuni concerti privati in un casinò di Vienna. Queste sinfonie sono i suoi capolavori, la sua ultima e più grande scommessa. Il 26 giugno Mozart finisce la sua sinfonia 39. In quei giorni comincia a sentire uno strano sapore in bocca, ma non ci fa tanto caso. La sinfonia 39 è radiosa, piena di luce e di speranza. Finisce la sinfonia 39 il 26 giugno. Il 29 muore sua figlia Teresia, di soli 9 mesi. Mozart cade in uno stato di trance e inizia immediatamente a scrivere la sua sinfonia numero 40, che sarà terminata in un mese. È la sinfonia più tragica di Mozart. Mozart era un massone. All'epoca gli ambienti politici radicali erano illegali. Non c'era ancora la democrazia. L'elite intellettuale di Vienna si incontrava in segreto. Immaginate Mozart che entra in questi spicchisi settecenteschi dove tra i fumi delle candele si progetta un mondo nuovo. Certo era pieno di radical chic che si davano arie da giacobini, ma si scoprivano letture interessanti come la femminista Anna More o l'illuminista Moses Mendelssohn. Mozart amava le società segrete, ma non capiva bene la seconda parte della locuzione. Segrete, Mozart. Società segrete. Mozart, nell'opera Il flauto magico, aveva spifferato tutti i segreti della massoneria. L'ouverture inizia con 3 colpi, che imitano i 3 colpi rituali per l'ingresso nella loggia. Le prove di fuoco e acqua nell'opera sono trasposizioni musicali dei riti tipici della massoneria, di riti di purificazione. Ma è il momento di scoprire il vero assassino. Ve la faccio breve. Mozart e Salieri erano grandi amici e colleghi. La massoneria aveva apprezzato il flauto magico. E il colpevole è... mi sento come Poirot o come il detective Conan. Il colpevole è... la porpora di Enoch Schönlein. Una malattia infiammatoria dei piccoli vasi sanguigni che manda in tilt il tuo sistema immunitario, spesso a seguito di infezioni come lo streptococco. Il saporaccio che Mozart aveva in bocca era insufficienza renale. Quando i reni smettono di filtrare, i rifiuti si accumulano nei liquidi corporei, inclusa la saliva, che si riempie di ammoniaca. Questo genera un sapore metallico e nauseabondo che i medici chiamano fetore uremico. Per un uomo del Settecento sentire il fetore uremico in bocca significava una sola cosa: veleno. La cognata credeva che Mozart stesse imitando i timpani in punto di morte, ma probabilmente aveva in atto un edema polmonare. Oh, che carino, sta imitando i timpani. Mozart stava per morire e l'idea geniale della medicina del tempo fu ricoprirlo di sanguisughe. Posso vedere da qui che avete troppo sangue. Ora vi ricopro di sanguisughe. Iolo! Togliendo sangue, i medici causarono un calo drastico della pressione e una grave anemia, aggravando la sua condizione. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Vi invito a iscrivervi e a sostenermi con un abbonamento. Date anche un'occhiata allo shop del canale. A presto, ciao ciao!